walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on to me and I walk alone. I walk this empty street. Ciao a tutti, oggi andremo a parlare del nuovo album solista di Billie Joe Armstrong, voce ufficiale di Green Day. Tutto iniziò nel lontano marzo di quest'anno, in cui il singer, appena dopo un mese dall'uscita dell'album di Green Day Further to All, iniziò a comprendere che ci saremmo trovati in una pandemia senza precedenti che avrebbe portato all'annullamento del tour di supporto per l'album in questione. In effetti così fu, e il 23 marzo di quest'anno, un po' per gioco, un po' per strammatizzare gli eventi dolorosi associati al lockdown mondiale, il singer pubblicò su YouTube la prima di 14 cover che nel corso degli 8 mesi successivi sarebbero andati a comporre l'album No Fun Mondays, uscito il 27 novembre. È in quest'area di solitudine, malinconia e tristezza che l'autore ha scelto dei pezzi che più hanno richiamato la sua intimità, a partire dalla famiglia, gli amici e naturalmente la musica. La prima traccia che fu pubblicata a marzo e che rappresenta anche la prima dell'album è I Think We Are Alone Now, del lontano 1967, il cui testo parla di alcuni genitori dell'epoca che proibiscono ai loro figli di avere contatti sociali o addirittura sessuali con altri coetanei. Tuttavia queste restrizioni, soprattutto tra adolescenti, non fanno che creare ancor più il desiderio del proibito. Pertanto nel proseguo della canzone vengono accuratamente descritte queste attività svolte dai bambini aventi la sola accortezza di non farsi scoprire dai loro genitori. È innegabile la componente biografica di questi eventi per uno spirito libero come Billie Joe Armstrong, il quale si è sposato nel 1994 con la sua fidanzata storica, peraltro psicologa, ma ha anche poi ammesso pubblicamente nel 1995 di essere bisessuale e che presumibilmente l'ha dovuto nascondere per anni, proprio come i ragazzi di questa canzone, i quali, controllati dai loro genitori, erano del tutto impossibilitati a manifestare le loro reali emozioni nella società. Le tematiche affrontate in quest'album sono tra le più variegate. C'è stato un grande lavoro di rivisitazione a livello strumentale, rendendo queste cover del tutto moderne in stile Green Day. Tra queste sicuramente spicca Kids in America di Kim Wilde del 1981, che richiama appunto in tutto gli ultimi Green con pomposi cori coadiuvati da assoli davvero devastanti. Inoltre a livello di testi, questa traccia rappresenta la prima di 3 dediche che l'autore fa a 3 diverse nazioni a cui lui si è legato nel corso del tempo. Nato in California, Billy si ritrova con le parole di questa canzone, in cui vengono descritti dei ragazzi adolescenti che vanno in giro per le strade, del tutto spensierati, senza controllare l'orario di rientro a casa, avendo come unico obiettivo quello di passare una serata tra amici. Ed è forse questa spensieratezza giovanile che gli è mancata durante il periodo del lockdown, ha cercato parole e musica in cui potessero rivivere le sue sensazioni nostalgiche.
Le altre due località a cui ha voluto effettuare una dedica sono l'Inghilterra e l'Italia, rispettivamente con A New England e Amico. Le tematiche affrontate nella prima sono molto simili a Kids in America, sottolineando soprattutto le prime esperienze amorose tra adolescenti inglesi. Tuttavia, il valore affettivo che lui nutre per questa nazione è sicuramente di natura musicale, in quanto fu proprio lì che iniziarono a farsi conoscere dai propri fans tra i primi tour con i Green Day, ed è sempre in Inghilterra che sono nate le bands cui lui si ispira ancora oggi profondamente, come i The Clash o i Sex Pistols. Ma la traccia che forse ha sorpreso più di tutti è sicuramente Amico di Don Bacchi del 1963, cantata in un italiano quasi accettabile, che rappresenta un vero e proprio ringraziamento alla cittadina di Viggiano nel sud Italia, vicino a Potenza, dal cui sindaco nel 2018 ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Infatti sembra che i suoi trisnonni, classe 1831, emigrarono da questa località nella seconda metà dell'Ottocento e arrivarono in California, dove si stabilirono in maniera permanente. La trasformazione compiuta qui a livello musicale è magistrale, con la traccia originale figlia del classico pop sound italiano anni 60 e modificata qui in una splendida rock hit con la chitarra a fala da padrone, con la voce quasi ironica di Billy che cerca di cantare nel miglior italiano possibile. Continuando l'analisi dell'album, si scopre che, oltre ad ulteriori tracce sempre molto spensierate come That's Rock and Roll, ce ne sono altre che invece pongono molto l'accento sulla situazione politica americana. Ricordiamo che oltre al lockdown, Armstrong ha potuto seguire nel dettaglio la campagna elettorale che ha caratterizzato gli Stati Uniti tra l'uscente Donald Trump e Biden. Non è la prima volta che lui si affaccia alla politica americana, basta ascoltare qualche traccia di American Idiot del 2004 per capire ciò di cui parliamo. A quell'epoca il suo bersaglio preferito era il tipico americano medio, definito da lui idiota, sempre sul divano a seguire la TV, i media che trasmettevano ciò che volevano far credere alla gente, mentre un certo Bush continuava ad impugnare la guerra in Iraq, provocando un sacco di morti tra i soldati americani. E l'idillio con questo popolo ancora oggi sembra vacillare nella sua mente, in quanto la scelta di Gimme Some True di John Lennon del 1971 tra le cover dell'album lo evidenzia. Scritta per l'album capolavoro Imagine, questa fu una violenta invettiva contro l'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, accusato di ipocrisia e di aver favorito l'escalation della guerra nel Vietnam. Così come Lennon cavalcò quei forti sentimenti di protesta tra la gente che partecipava in massa a raduni di protesta contro il governo, così durante gli ultimi mesi del 2020 Armstrong ha potuto constatare il diffuso dissapore di numerosi americani nei confronti della spavalderia di Donald Trump, tra cui molta gente dello spettacolo e della musica, come Bruce Springsteen, che aveva addirittura minacciato di cambiare nazione nel caso avesse vinto nuovamente Trump. E se War Stories continua sulla scia delle dinamiche presenti in guerra, un altro argomento a cui si è sentito molto legato in questi mesi è stato l'assassinio di George Floyd, avvenuto il 25 maggio 2020 in Minnesota per mano della polizia. Infatti arrivarono nelle TV di tutto il mondo le immagini dei poliziotti che bloccavano a terra la testa del sofferente Floyd, tanto da soffocarlo dopo qualche minuto. Ciò portò a molte manifestazioni di protesta contro l'abuso di potere da parte della polizia, accusata anche di comportamenti razzisti, e tra queste voci sicuramente c'era quella di Armstrong, che ha deciso di esteriorizzarla attraverso una canzone portata a successo dai The Clash nel 1980. Stiamo parlando di Police on My Back, la quale non fu scritta da loro ma dagli Equals nel 1967, il cui nome, gli uguali, derivava proprio dalla natura interrazziale del gruppo. Va ricordato infatti che in quegli anni il razzismo era più una regola che un reato, con gli Stati Uniti che avevano bandito la segregazione razziale solo nel 1967 ed erano probabilmente i più all'avanguardia in fatto di integrazione razziale. Dunque vedere due bianchi e tre neri suonare assieme non era una cosa scontata, e da questa premessa si comprende il valore di questa traccia palesato da un testo più che struggente.
Pertanto è attraverso l'utilizzo di queste cover rappresentanti pezzi del mosaico nella vita di Armstrong che egli ci fa capire cosa significa essere vivi nel 2020, raccontato attraverso le gemme nascoste nella sua collezione di dischi e consegnato con il cuore e l'energia per cui lo conosciamo da sempre. I No Fun Mondays di Billie Joe Armstrong possono essere definiti quindi uno sguardo al passato con gli occhi di oggi, e se, come in questo caso, anche soltanto una cover invoglia a voler ascoltare l'originale e scoprire nuove generi e band, questa scommessa può già essere considerata una vittoria. Quindi si può dire che quest'album rappresenta a tutti gli effetti una fotografia della sua vita, composta da amicizie, famiglia e soprattutto tanta musica. Partendo dalla situazione tragica che ha vissuto nel 2020, tra il lockdown che ha sconvolto la vita di tutti noi e la campagna elettorale per un'eventuale rielezione di Trump, Armstrong ha voluto quindi ripensare alla spensieratezza dei suoi inizi, alle sue prime amicizie, primi amori e le prime band che ha iniziato a seguire, dedicando ad ognuno di questi valori una canzone presa dal suo passato. Il tutto infarcito di sonorità molto stile Green Day, con un risultato finale che lo possiamo considerare più che soddisfacente. Con questo io vi saluto e ci risentiamo alla prossima recensione.